Ciao miao! Come va? Bentornati sul mio canale, se siete nuovi benvenuti. Io sono Esther, sono una cosplayer e come avrete letto dal titolo, nel video di oggi vi racconterò di quando ho provato a comprare e acconciare una parrucca da Amazon. Quando dovete fare cosplay, di solito dove comprate le vostre parrucche? Io ho provato un po' di tutto. Prima le prendevo su eBay. Ho provato vari siti che vendono solo parrucche, molti anche per sponsorizzazioni, eccetera. Ma diciamo che il sito dove compro più spesso parrucche è AliExpress, da vari negozi. Come molti di voi sapranno, AliExpress ha davvero dei tempi di spedizione biblici. A volte mi arrivano parrucche a casa che avevo dimenticato di comprare. L'unico sito che finora non avevo ancora mai provato era Amazon. Pensare di poter comprare una parrucca con il servizio Prime e quindi riceverla praticamente il giorno dopo mi emozionava molto. Avevo bisogno di una parrucca lunga viola per il personaggio di Aoi Akane di Jibaku Shonen Hanako-kun. Se mi seguite da tempo saprete che ho già fatto Nene di quella serie, ve la consiglio tantissimo. Quindi tenete a mente che non mi bastava comprare una semplice parrucca e fatto, ma aveva decisamente bisogno di una parte grossa di acconciaggio. Ammetto che ho fatto poca ricerca, ho scritto semplicemente parrucca viola lunga cosplay sul motore di ricerca di Amazon e ho deciso di comprare questa. Era tipo il terzo risultato. Mi sembrava abbastanza buona. Ho letto un po' la descrizione, qualche recensione e l'ho comprata. Più che sulla qualità, ero un po' dubbiosa sulla velocità. Quella era una delle prime cose che volevo testare. Ci avrebbe davvero messo 1 o 2 giorni per arrivare? Spoiler, sì. Non me l'aspettavo, ci ho messo 2 giorni per arrivare. Wow. Qualche giorno dopo sarei andata a trovare la mia amica Andrea, così ho deciso di portare con me la parrucca per acconciarla insieme. Prima di metterla in valigia, l'ho spacchettata dal suo pacchetto di Amazon, ho aperto la busta e ho analizzato velocemente la situazione. Non sembrava poi così male. Sembrava abbastanza folta, non troppo lucida, abbastanza morbida, insomma, cose normali. Arrivata da Andrea però, ci siamo accorte di vari problemi. Oh no, no ti prego non dirmelo. Oh no, oh no. L'incubo peggiore. Ho paura. No. Aspetta. Per chi non stesse capendo la nostra disperazione, la retina fatta in quella maniera è di solito sinonimo di parrucche di bassa qualità. Sono meno folte, più scomode da indossare, insomma molto diverse da parrucche di qualità più alta. Vi faccio un esempio. Rimanendo nella stessa serie, questa è la parrucca che ho usato per Nene. Adesso è un po' annodata. Questa è una retina, non so se retina è il nome adatto, comunque è una base di parrucca di alta qualità. Si vede che ha un sacco di capelli, la parte frontale diciamo è fatta in questa maniera. Quella che avevo preso per Aoi era una rete nera e basta. Per farvi capire, è una di quelle parrucche che basta che si sposta un po' e si vede tutto Fantastica. Altra scoperta. Ha un bitorzolo, tipo qui, ed è mossa. È mossa, è vero! Scusa, rivediamo l'immagine. Scusa. Ma raga, tapac! Armiamoci di... Pettine e pazienza. Esatto, Ce la faremo. we can do it. Ovviamente dobbiamo sempre complicarci la vita perché... Oh no, che è successo? Guarda. Sono corti qui. Oh no, sono tipo quelli scalati. Sono corti sopra e lunghi sotto. No, e la fine questo ci rovina tutti i piani. Poi perdeva ciuffi interi di capelli mentre la spazzolavamo. Insomma, non schifo. È colpa tua. Allora, comprato io da ho molti, Amazon. ho molti amici che comprano da Amazon, Ok. specialmente parrucche di My Hero Academia, e si trovano, dipende ovviamente dal negozio, però tutti abbastanza bene, le vedo che le utilizzano. Sarà questo tipo di parrucche perché non è per nessun personaggio. Ok, dici perché sono generiche. Tipo quelle là, che ne so, di Todoroki, non possono essere parrucche generiche. Quindi... Non più da cosplay che da carnevale. Io la sto pettinando ma ho paura che cada, tipo a pezzi. Ok, adesso basta piangerci addosso, mettiamoci al lavoro. Prima cosa da fare, cercare immagini di riferimento. Non so mai se cercare Aoi Akane o Akane Aoi. AliExpress. Yay. Ci aspettava un acconciaggio
abbastanza particolare, piuttosto difficile e la base della parrucca non prometteva bene. Il passaggio successivo è stato dividere i vari ciuffi, come ad esempio quelli frontali, la frangia, i codini, eccetera. Vi ho già mostrato questo passaggio in quest'altro mio video, se vi va di guardarlo. Questo è un casino, quello là è un tutorial. Il fatto che fosse una parrucca scalata magari non vi avrà sconvolto più di tanto, però per colpa di questa cosa ho dovuto rinunciare ai ciuffi davanti che ha Aoi, perché appunto essendo un taglio scalato l'aspetto era questo. Poi ha due ciuffi lunghi davanti che non so se puoi fare perché... Fuck, è vero, lei ha questi ciuffi. Vabbè, faremo così e li maschereremo mettendoci un po' di ciocca lunga. Sì, sono da unire tipo. No, non si uniranno mai. Eccomi. Perché faccio questo personaggio. L'unica cosa veramente importante che ci rimaneva da controllare era se fosse resistente al calore. Aspetta, le nostre parrucche sono fatte di fibra Cannecalon. Lo sappiamo, un materiale termostatico e matte fibra possono essere rese lisce o ricce con piastre sotto i 120 Celsius. Ma non credo proprio. Vicino perché dice anche che le nostre parrucche non possono essere tinte. Dai, guardandola che emetta tipo fumi tossici mentre la Se il video si interrompe abbiamo chiamato i vigili del fuoco. E 120 gradi Celsius. Allora io non ho la minima idea di che temperatura faccia questa. Anch'io, perché la mia tipo si riscalda a caso e non capisco mai quanto raggiunge. Io vado sempre un po' la spengo. Esatto, anch'io. Brucia più la tua GoPro della mia piastra. Appoggiala qua, allora vediamo se frizza. Oddio, per un attimo ho sentito dei rumori strani, sono spaventata. Abbiamo provato piastrando dei ciuffi rimasti dietro, che dopo aver fatto i codini abbiamo deciso di tagliare, per evitare di lasciare buchi strani. Madò che paura! Oddio! Beh, vabbè, per piastrabilità si piastra. Si piastra, Ma solo quello. Ok, visto che era resistente al calore, abbiamo piastrato tutto perché appunto, se vi ricordate, era mossa. Qui arriva la parte più difficile, ovvero fare quei cerchi ciambelle di capelli. Abbiamo spruzzato la ciocca di lacca, dato la forma con un rotolo di scotch e tenuto fermo il tutto con delle fascette da elettricista. Ebbene sì. Comunque le fascette da elettricista sono degli ottimi amici per fare questo tipo di cose un po' assurde. Dove abbiamo messo la forbice? I have friends, I definitely have friends. Non sono usciti per nulla male, sono contenta. Abbiamo arricciato la fine dei ciuffi di Aoi con un metodo che non avevo mai provato ma che mi ha insegnato Andrea. Ha richiesto un po' di manualità, ma ce l'ho fatta. Serve una piastra e qualcosa di tondeggiante. Fate attenzione a non bruciarvi. Bisogna arrotolarlo intorno a qualcosa di cilindrico. In base alla grandezza del boccolo bisogna scegliere un oggetto che abbia più o meno quella forma. Di solito uso pennarelli, penne. Sì. Lo si avvolge, quindi si lascia lacca. No, niente lacca. Si lascia raffreddare perché raffreddandosi prende la forma dell'oggetto intorno a cui è avvolto. In ogni caso. Oh my god. Ecco qui il risultato. La lacca che abbiamo usato in tutto ciò è la mitica Got2b di Testa Nera, potentissima e perfetta per acconciare parrucche cosplay. Ora che finalmente l'ho trovata ad acqua e sapone, niente potrà dividerci. Ha anche un buon profumo. Testa Nera, ti prego, sponsorizzami. Per finire ho tagliato la frangetta, non vi faccio vedere nel dettaglio come ho fatto perché in realtà vorrei farci un video apposta, fatemi sapere se vi può servire. E tada! Ecco il risultato finale! Spero vi piaccia, devo dire che è stato davvero faticoso lavorare con una base così strana. Questa è la parrucca sulla testina e vi lascio qua una fotina della parrucca indossata. Se vi piace andate sul mio Instagram e lasciatemi un cuoricino, grazie. Questo la dice lunga sull'importanza di una parrucca se volete fare delle acconciature un po' particolari. Diciamo che poteva andare peggio, mi accontento. Ovviamente lasceremo anche questo. Ovviamente grazie mille ad Andrea per l'aiuto. Senza di lei sarebbe stato ancora più faticoso. Grazie davvero. Vi lascio i suoi link in descrizione se vi va di seguirla. Questa parrucca è anche uno spoiler del video che uscirà
tra 2 settimane, non il prossimo video, il prossimo ancora, ci sto lavorando. Penso sarà molto interessante, ma non voglio ancora spoilerare niente. Grazie mille per essere arrivati fin qui, vi consiglio di seguirmi anche sui miei altri social per altri contenuti sempre a tema cosplay o sulla mia vita. Lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao miao!